Allora, oggi abbiamo portato la canna gentilmente regalata da Simone, eccolo qua, la Clip Angler Satanasso, pensata e progettata da Simone, diciamo così, e costruita da Spada Custom Rod, eccolo qua, made in Italy. Allora, la canna è una canna da ultralight, 2,8 grammi, una 8, con azione MF, ok, molto particolare nella costruzione, come vedete, bella, fatta con i colori del canale, lunga 2,40 m. Ci ho messo per il momento un 3000 e devo prendergli un 2005. Ci mettiamo poi un trecciato più sottile, che adesso c'è lo 0,10 con terminale 0,22. per il momento ci arrangiamo così, ma poi andremo ad alleggerire tutto, perché questa è una canna per esche molto leggera. La stressiamo un po', come ha detto il costruttore. Stessa. Sì, eccola qui, vediamo qua, questa è la serigrafia sul manico, ed è fatta davvero molto bene, si sente la qualità. Il manico e il tappo sono in EVA, serigrafia pure qui, logo, dietro l'altro logo, la placca è Fuji, gli anelli sono Fuji, partono con questo qua, abbastanza grande, e poi vanno man mano a diminuire di grandezza, diventano tutti molto piccoli fino a quello in punta, che è un Fuzz Light particolare, che è blu e ricorda la serigrafia della canna. Ok, iniziamo a pescare. Sì, mo già ci arriviamo. Allora, iniziamo con il Black Minnow 70 da ben, questo qui dovrebbe essere 6 grammi, 7 grammi, ok. Poi lo stressiamo con esche più pesanti, però prima voglio vedere la risposta della canna con esche nel suo range, vicino al limite massimo, ma di solito i limiti sono fatti per essere superati. Sì. Allora proviamo, frustiamo un po'. Allora, fa parecchia leva perché la canna in punta è davvero sensibile ed elastica. Ho notato che si piega un bel po' fino a metà, quindi più o meno abbiamo un'azione morbida della canna, come abbiamo visto una MF, quindi un'azione morbida. Ok, proviamo a diminuire un po'. Perfetto, stiamo già aumentando pure con la distanza, dopo proviamo anche, fammi vedere, vai, dopo proviamo, bravo, proviamo anche con i jig, e ci metto un jig da 10 grammi per stressare un po' l'attrezzo, ma giusto un po'. La sensibilità già ai primi lanci è eccezionale, ci sono pesci qua davanti, piccolissimi, sono più piccoli del Black Minnow che ho lanciato. Eccolo qui, perfetto. Allora, sulla canna ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 anelli, costruita appositamente quindi per pescare proprio in ultralight, con anelli molto sottili in punta, via via sempre più sottili, per gestire trecciati sottili, naturalmente molto sottili. Adesso c'è uno 0,10, ma qua metterò sicuramente, penso, uno 0,06, poi vedremo. Sto provando a pescare in twitching e sento l'esca sia in salita che in discesa, quindi sensibilità, come detto prima, tantissima. Sono ancora con la gomma, vediamo come si comporta adesso con i jig. Ci metto un jig pesante per l'attrezzo da 10 grammi, così vediamo dove c'è lo sparo.
Ok, finora ho pescato con il Black Minnow, eccolo qui, uno piccolino, il 70. Questa sarà la canna per la gestione delle esche micro, diciamo le esche piccole, non diciamo micro perché comunque una 2 grammi e li sento. Allora ci mettiamo un bel jig, il mio jig, uno dei jig che mi piace di più, questo qui da 10 grammi della Savage Gear 3D Jig Minnow, eccolo qua, e proviamo a fare un lancio un po' più forzato. Ok, ricordo che ci andrà un mulinello più piccolo e un trecciato più sottile. Risponde benissimo anche con i 10 grammi, quindi però sento che questa è la misura, diciamo, quasi massima. Io azzarderei massimo un 12 grammi su questa canna, come l'ho sentito io e per come è anellata. Poi ci facciamo spiegare naturalmente dal costruttore della spada come l'ha anellata, faremo un articolo apposito. Se state vedendo il video può darsi che trovate anche il link dell'articolo in descrizione. Ok, questo è un periodo dove si potrebbero incrociare le lecciotte amie in questo spot, oltre che i ser. È un po' presto, qualcosa aveva attaccato, sì, ma non c'è rimasto. Un po' presto come orario, ma se insistiamo, secondo me, un posto anche dove c'è pieno a volte di lucertole e tracce. Allora, un attacco l'abbiamo avuto. Ok, continuiamo a pescare col jig, quindi è una caccia sul puro. Come no? Che ci vuoi mettere? Il jig ci vuoi mettere? Qual era il jig? Quello di ferro, quello che ti inventa la gamma, ti ricordi? Ah sì. Ci vuoi provare? Voglio mettere quello bianco. Ehi, aspetta, GoPro registra video. Vai. Primo pesce per la Satanasso a jig, vediamo che cos'è. Non è grandissimo, ma con queste grammature di canna, ecco, combatte pure. Ci si diverte. Considerate che è piena estate e c'è pieno di turisti, gente al mare, ed eccola, l'abbiamo nominata prima la micro lucertola, primo pesce per la, eccola qua, per la Satanasso Clip Angler. Ok, Mi sta scucciando tutta l'acqua. lo rilasciamo? Sì, Ovviamente. rilasciamolo, ecco qua. Ok, perfetto. Primo pesce con la canna gentilmente regalata da Simone. Ok, la Clip Angler Satanasso. Poi ci facciamo una serie, diventeremo famosissimi. Allora, canna, primo pesce preso in twitching con il jig, twitching leggero. Come detto prima, si sente sia la salita che la discesa. Questa è una canna che andrò ad usare anche ad LRF oltre che a ultralight spinning. Si presta, vedete come che bel movimento che fa il cimino, accompagna tantissimo l'esca, quindi si è facilitati nel sentire anche esche microscopiche, e dopo utilizzerò pure esche microscopiche. Comunque fino a 10 grammi la gestiamo allegramente e pienamente. Dopo proveremo lipless e anche qualche mini jerk, micro jerk. Ok, ehi, GoPro registra video. Bel pesciolino abbiamo incannato, secondo pesce per la, sempre con il jig, per la Satanasso spinning rod. Vai Simone. Vediamo di che si tratta. Secondo me è un'altra lucertola, fatta la tosta all'inizio, ma poi si è immediatamente pentita. Eccola che arriva, è lei, la sorella leggermente più grande di quella di prima. Eccola qua, ed è allamata allo stesso identico modo.
incredibile. Che si è lamato tutte e tre le ancorette. Vabbè, dobbiamo slamarlo. Rilascio. A posto. Abbiamo rilasciato anche questa qui, eccola che se ne va. Secondo pesce, quindi una bella canna da ultralight jigging pure. La cambio esca, ho pescato un bel po' col jig, una canna che diciamo a ultralight jigging va davvero bene. Ho preso due pesci naturalmente non importanti, poi dopo ci metto questi jig più leggeri della Savage Gear, ma adesso voglio fare una prova con qualche mini jerk. Allora, dovrei avere dei jerk davvero piccolini, eccoli qua. Allora, prima provo con questo qui artigianale. Questo è anche grande per questa canna, però voglio provare come va. Poi proverò subito con questo qui della Rapala, questo è 7 grammi della misura giusta, e proverò anche il VTD naturalmente. Ok, provo prima con questo jerk del Saint Pete Lures, vediamo come va. Naturalmente, essendo la canna molto sensibile di punta, la paletta è abbastanza grande, quindi solo in queste condizioni così di mare piatto, diciamo, secondo me è utilizzabile. Il lancio va bene, perché non è un artificiale con pesistica interna, quindi, però la canna lo sente tutto, lo gestisce naturalmente per come può. Questa è più una canna da gomma, recupero lineare, twitching e da jigging. Abbiamo visto prima ed esche ancora più piccole di quelle che ho utilizzato prima, però volendo, se serve, un piccolo jerk come questo lo possiamo usare tranquillamente. Guardate che movimento che fa. Allora, provo anche con l'altro, che ha la paletta più piccola ed è anche più leggero. Ok, ecco qua, eccolo qui, questo lo Shadow Rapt 07, un artificiale che secondo me è disegnato per questa canna. Ok, vediamo come va. Sono convinto che va davvero bene, palettina molto piccola, provando i limiti naturalmente e le sensazioni di questa canna. Ecco qua. Allora, faccio prima un lancio dritto e poi un lancio laterale, vediamo un po'. Questo è veramente leggero e si lancia benissimo, senza di vento naturalmente. Vediamo come lo sente la canna. Sì, questo va decisamente meglio rispetto a quello di prima con questo attrezzo qui, usabilissimo. In determinate situazioni secondo me può svoltare la pescata. Sì, va davvero bene, va davvero bene. Adesso ci faccio qualche lancio laterale, vediamo se qualche piccolo pesce, magari questo c'ha una colorazione molto naturale. Usabilissimo con questa attrezzatura. Vi ricordo che questa qui è la canna che mi ha regalato Simone, che sta pescando là a fianco a me. Ecco, l'ha fatta fare da Spada Custom Rod Made in Italy. Eccolo qui, lo trovate, eccolo qua, lo trovate su Instagram, su Facebook, vi lascio il link qui in descrizione. Questo è un attrezzo da ultralight spinning e ultralight jigging, lo utilizzerò anche ad LRF. Per il momento ho un 3000, ma la morte sua secondo me è il 2005 con filo dello 0,10 o ancora più sottile, ma secondo me ancora più sottile vista l'anellatura molto dotata ai fili sottili di questa canna. Però devo dire che con lo 0,10 non va nemmeno malaccio. Ok, perfetto. E l'abbiamo provata anche con i mini jerk. Faccio una prova anche con il VTD artigianale che pesa poco, eccolo qua, però si lancia bene.
Vediamo come lo muove. Essendo morbido, naturalmente per muoverlo sono sicuro che dovrò sbacchettare molto più del normale, ma non è detto. Infatti si muove benissimo sbacchettandolo tranquillamente, senza esagerare. Va davvero bene, una meraviglia. Sì. Questa naturalmente è una canna per pescare in ultralight con condizioni come queste, o leggermente, quando dico leggermente, davvero leggermente più spinte, ma stiamo parlando veramente di un'onda di 10 cm e 0,20, perché questa è vocata a questo tipo di pesca ed è fatta apposta per questo tipo di pesca, e non si devono superare grammature tipo i 12 grammi e si va una meraviglia. Mi convince anche con il VTD. Perfetto, ho preso sporcizia, eccola qui, troppo plastica. Ok, va bene anche con il VTD, perfetto. Ok, adesso tocca al lipless. Vediamo un po', lipless. Userò questo della Savage Gear. Eccolo qua, ne provo due, provo questo della Savage Gear, ecco, questo qui, e poi proverò questo qui della Uramaki, della Tetrawork Uramaki, cioè bravo. Ora ci metto questo qui e farò un recupero laterale. Ok, si lancia molto lontano, ci sono dei pescetti. Con questa canna preferisco fare questo movimento qui, gercatina, sul recupero abbastanza frenetico. In questo caso sto recuperando laterale, il movimento lo fa. Ok, mi sposto un po' più in là. Ehi, GoPro registra video. Ecco, è piccolo però, non è un serra. Terzo pesce per la cliffhanger Satanasso, e non ci smentiamo, è sempre lei, lucertola. C'è pieno di serra eppure. Ok, però la canna è stata super sverginata, diciamo. Rilasciamo anche questa qui, naturalmente. Eccola, via. Guardate come si scava la fossa. GoPro registra video. Cazzo è pieno, un albero. Eccolo il pesce di plastica, ricordo la seppia di plastica. Ci manca la doccia, manca la fangola. Prima uscita per la canna che mi ha regalato Simone, la Cliffhanger Satanasso da Ultralight Spinning. La possiamo chiamare così, Simone? Certo. C'è anche Simone qua, quindi lui approva, approvo anche io. Come detto all'inizio del video, questa canna, non so se si vede, penso di sì, è stata praticamente costruita da Spada Custom Rod Made in Italy. C'ha una bella, eccola qui, placca della Fuji, un bel manico in EVA con le serigrafie. Guardate come è fatta bene, disegnata. Devo sempre ringraziare Simone, naturalmente. Anellata per pescare ultralight con fili sottili, quindi gli anelli che vanno sempre di più a ridursi. Un bel
cappo e una bella serigrafia qui con, anzi questa non è una serigrafia, è proprio una legatura con la colorazione che utilizzo spesso, fatta a mano, sì. Tutta a mano. Tutta a mano, che utilizzo spesso nei colori del canale. Ci metterò un 2005 con un trecciato sottilissimo per pescare ad ultralight, si comporta benissimo con i jig. Ci ho preso 3 pesci piccoli, niente di che, 3 lucertolini, però canna sverginata. Ok, poi naturalmente trovate tutto in descrizione, quindi link al customizzatore, al costruttore, ovvero Spada Custom Rod. E per stasera finisce qui, ci vediamo alla prossima, mettetelo un bel like, io faccio qualche altro lancio. Se c'è qualcosa lo vedrete, altrimenti finisce tutto qui.